Ciao a tutti, sono Riccardo Masini e questo è il secondo vlog dossier che troverete sul canale. Un dossier, è vero, dal titolo un po' strano, che però vuole svelarvi un trucco segreto usato da tutti i wargamer. Tenere a mente quali sono gli aspetti storici rappresentati dalle regole del manuale di un wargame o di un gioco di simulazione mentre le si legge è il modo migliore per impararle senza fare troppa fatica. Vedete, una delle critiche che sento fare più spesso nei confronti dei wargame è che i loro manuali sono pieni di regole astruse, incomprensibili, apparentemente senza senso e magari messe lì solo per il gusto di aggiungere ulteriore complessità. E poi la solita critica finale, la solita accusa, alla fine dopo tutto questo, tutti questi calcoli, manovre e contromanovre, si risolve tutto con un singolo tiro di dadi e via. In effetti, anche io quando mi trovo per la prima volta di fronte ad un manuale nuovo che devo studiare, anche a me viene un po' questo dubbio, ma saranno davvero necessarie tutte queste fasi e sottofasi, eccezioni e controeccezioni, tutte queste tabelle e tutte queste carte e tutti questi valori sulle pedine? In fondo ce lo siamo detti tante volte, provare a imparare a memoria il regolamento di un wargame senza avere i pezzi e la mappa davanti, senza prima fare qualche mossa, magari applicando solo le regole più essenziali, senza passare subito dalla teoria alla pratica, è peggio che difficile, è inutile. Quello che faremo in questo dossier allora è partire da un wargame di media complessità, la serie Battles of the American Revolution di Mark Miklos pubblicata da GMT Games, e andare non a leggere e basta le sue regole, ma a partire dagli aspetti storici che sono alla base di quelle regole per comprenderle ancor prima di ritrovarle scritte sul manuale. Ho scelto questo regolamento non solo perché lo apprezzo davvero tanto per il suo equilibrio tra resa storica e giocabilità, ma soprattutto per come riesce a rendere molti dettagli di un conflitto così complesso come la guerra di indipendenza americana mediante poche ed efficaci regole aggiuntive rispetto all'impianto di un ex-encounter classico. Marciando al fianco di Washington o assieme alle giubbe rosse britanniche, scopriremo così che, proprio come nei giochi di ruolo, che in effetti sono una derivazione diretta del wargame, dei giochi di simulazioni narrativi, per così dire, ogni singola regola esiste per una ragione ben precisa: rappresentare un determinato aspetto dell'elemento storico e quindi del racconto che vedremo dipanarsi di fronte ai nostri occhi turno dopo turno. L'unica differenza, del tutto esteriore peraltro, è che le regole di un wargame storico non simulano gli incantesimi di un mago, le acrobazie di un ladro o le gesta eroiche di un guerriero, né i terribili poteri di uno stregone o la ferocia di un drappello di orchi, bensì la ferrea disciplina di una legione romana, il coraggio della guardia imperiale di Napoleone, la travolgente velocità di una divisione Panzer. Però sapere perché esiste una regola, prima ancora di leggerla nel dettaglio, ci renderà il processo di apprendimento di un manuale molto più facile e naturale. Anche perché, come diceva il grande John Hill, il creatore del wargame tattico per eccellenza, Squad Leader, alla fin fine, che differenza c'è tra un gruppo di eroi che affronta un drago sputafuoco e mangia uomini rispetto a un plotone di fanteria che deve avanzare sotto il fuoco di una mitragliatrice tra le strade di Stalingrado? La guerra di indipendenza americana fu un conflitto profondamente asimmetrico.
combattuto tra eserciti che combattevano principalmente in formazione lineare di stile europeo, come inglesi, francesi, spagnoli e continentali americani, e truppe più irregolari, peraltro presenti in tutti i contingenti. Le pedine riflettono queste diversità sia nelle pose delle figure che nei diversi set di valore che ci sono scritti sopra, diversi per ogni singolo tipo di unità. Alcune formazioni speciali, come fanteria leggera o truppe armate di fucili rigati, riportano anche delle sigle ulteriori. Come diciamo sempre, tutte queste lettere e numeri non devono spaventarvi. Sono solo dei semplici promemoria il cui scopo è aiutarvi. Vedrete che già dopo un paio di partite saprete leggerli a colpo d'occhio. Il fumo della polvere da sparo, le grandi distanze, il terreno irregolare, la mancanza di strumenti ottici adeguati e 1000 altri fattori limitavano fortemente la visibilità sui campi di battaglia di quest'epoca. Poiché però in un gioco questi problemi non li abbiamo, a meno che non riempiate di fumo la stanza dove giocate, cosa che sinceramente vi sconsiglio di fare, il regolamento deve un po' mescolare le acque, ecco, ed evitare l'effetto di visione totale dall'alto che potremmo avere semplicemente spostando delle pedine di carta chiaramente identificabili su di una mappa topografica così precisa come quella esagonata. Tanto per cominciare, questo sistema prevede, a seconda dello scenario, il divieto di esaminare le pile di unità dell'avversario. In pratica, quando ci sono più truppe nemiche su di un solo esagono, potrete vedere solo la pedina più in alto, ossia l'unità che sta marciando davanti a tutte le altre, mentre quelle sotto di essa rimarranno nascoste, fino a quando la pila di unità non arriverà in corpo a corpo o non sarà attaccata a distanza. In quel momento cruciale potreste trovarvi di fronte a qualche brutta sorpresa. Un altro elemento fondamentale del wargame classico, lo sappiamo bene, è la trattazione delle cosiddette zone di controllo, ossia di cosa succede quando un'unità si trova nelle immediate vicinanze delle forze nemiche, ossia nei 6 esagoni, in uno dei 6 esagoni attorno ad un'unità nemica. In questo caso però la natura selvaggia dei terreni del Nord America, le tattiche lineari e la scarsa familiarità delle truppe con questi luoghi così scarsamente colonizzati viene rappresentata dal fatto che la zona di controllo solitamente non si estende all'interno di esagoni di foresta o di fortificazione. Vi sono tuttavia alcuni tipi di truppe che, sempre secondo le regole speciali enunciate dai singoli scenari, invece riescono ad esercitare la propria influenza anche su questo tipo di terreni accidentati, magari perché addestrate in maniera particolare o perché dotate di maggiore familiarità con i luoghi. I combattimenti di quest'epoca si svolgevano essenzialmente mediante lunghi scambi di fucileria con le unità schierate in linea, una di fronte all'altra, che si sparavano all'unisono e a distanza ravvicinata per mantenere la coesione delle formazioni e per compensare l'estrema imprecisione delle armi. Solo quando uno dei due avversari dava segni di cedimento si procedeva con la classica carica alla baionetta, che di solito aveva un effetto più psicologico che reale. Il nemico fuggiva in preda al panico molto prima del contatto, a differenza di quello che ci fanno vedere in molti film, tipo Il Patriota. Comunque, per rappresentare questo tipo di scontri prolungati, uno dei risultati possibili del combattimento è il cosiddetto pinning, ossia le truppe rimangono ingaggiate, ferme sul posto e impossibilitate a ritirarsi senza creare scompiglio fra le proprie linee o quantomeno senza danneggiare fortemente il morale di tutto l'esercito. Le unità con il segnalino PIN sono dunque obbligate a continuare a combattersi fino al cedimento di una parte, oppure possono sganciarsi e allontanarsi, riducendo però
il livello di morale complessivo di tutto l'esercito. Come abbiamo appena visto, la stragrande maggioranza delle truppe era equipaggiata con moschetti a canna liscia, relativamente semplici da ricaricare, riuscivano a sparare un 3 colpi al minuto, che per l'epoca non era assolutamente poco, ma del tutto imprecisi al di là degli 80 metri di distanza. Ovviamente quando le truppe erano abbastanza ben addestrate da poter sparare 3 colpi al minuto e soprattutto quando si riusciva a vedere così lontano con tutto il fumo della battaglia. Alcune unità però erano armate di fucili a canna rigata o rifles, armi lente e difficili da ricaricare, ma estremamente precise anche sulle lunghe distanze, spesso utilizzate da singoli tiratori in ordine sparso per eliminare uno a uno gli ufficiali nemici. Queste unità, come i temibili rifleman americani o gli Jäger tedeschi, nel gioco sparano prima degli altri, hanno modificatori positivi al tiro, soprattutto se è la loro prima azione della battaglia, e in alcuni casi possono anche tirare 2 volte e utilizzare il risultato migliore. Nelle battaglie in America non combatteva solo la fanteria, ma anche unità di cavalleria e raggruppamenti di guerrieri nativi delle diverse nazioni indiane che avevano stretto alleanze e trattati con le varie parti in lotta. Queste unità più veloci e flessibili rispetto alle poderose linee di soldati appiedati possono ripiegare prima di un contatto e di un combattimento con il nemico, evitando di rimanere ingaggiate e riorganizzandosi in zone più sicure per tornare nuovamente all'assalto al turno successivo. Tornando alle formazioni più convenzionali, questo sistema aggiunge alle classiche tabelle a rapporti di forza anche un elemento tattico in più, che riflette i diversi approcci agli scontri ravvicinati tipici dell'epoca. Prima di risolvere uno scontro a corta distanza o una carica, i giocatori scelgono segretamente una carta tattica tra quelle disponibili. Carte che riflettono azioni più offensive o difensive. Attaccheremo frontalmente o ci limiteremo ad una semplice scaramuccia? Avanzeremo per scaglioni distinti o eseguiremo un ripiegamento? Sulla base della combinazione tra carta scelta dall'attaccante e carta scelta dal difensore, il risultato potrà essere modificato in vario modo. Situazioni particolari come la presenza di un comandante o la possibilità di eseguire una manovra sul fianco contro unità isolate renderanno accessibili anche carte speciali più vantaggiose rispetto alle carte comuni, le carte convenzionali, mentre un'apposita matrice ci permetterà anche di generare carte in maniera casuale per l'avversario durante le nostre partite in solitario. La gestione del morale è uno degli aspetti più interessanti di questo sistema, che prevede il tracciamento di un livello generale del morale dell'esercito, con una meccanica che per certi versi mi ha ricordato quella della serie Napoleonic 20, che sapete mi piace molto. L'accumularsi delle perdite, gli arretramenti, la morte dei comandanti, il disingaggio da situazioni di pinning e altri eventi determinati dai singoli scenari possono peggiorare o migliorare la tenuta complessiva delle vostre truppe che cominceranno a subire modificatori negativi sempre più gravi o modificatori positivi sempre più vantaggiosi a seconda del livello di demoralizzazione in cui vi troverete. Per rappresentare poi tutti gli eventi imponderabili, i colpi di fortuna, le ondate di entusiasmo che ricorrono continuamente in una battaglia, il sistema prevede anche l'accumulo di appositi segnalini momentum, una parola che potremmo tradurre con slancio o inerzia. I segnalini momentum si guadagnano grazie a determinati risultati di combattimento e possono essere spesi
per ottenere dei reroll nel corpo a corpo, migliorare le proprie possibilità di ottenere l'iniziativa del turno o anche appropriarsene direttamente, e per altri usi previsti dai singoli scenari. Cogliere il momento migliore per usare questi cruciali vantaggi potrebbe essere la chiave per vincere la battaglia. A tutti questi aspetti presenti nelle regole generali della serie vanno affiancate poi ulteriori fattispecie e situazioni delineati dalle regole speciali dei singoli scenari. Queste aggiunte includono eventi speciali, afflusso dei rinforzi, tattiche d'assedio e mille altri aspetti ancora. In effetti è proprio in questi libretti aggiuntivi che spesso si celano le meccaniche simulative più interessanti dal punto di vista storico, che danno una forte caratterizzazione al titolo dedicato a quello specifico evento, rendendolo un'esperienza davvero unica e mantenendo la serie sempre originale e variegata. Tutto quello che avete appena visto in realtà non è che una piccola parte delle regole di ambientazione previste in questa serie, che io qui ho citato soltanto a mero titolo di esempio. La realtà da tenere sempre a mente è che ogni wargame, grande o piccolo che sia, prevede tutte queste variazioni che lo rendono diverso da tutti gli altri wargame, compresi quelli dedicati alla stessa identica battaglia. Del resto, i giochi di simulazione sono dei modelli matematici così ben congegnati che basta una minima variazione ad una regola o una qualche modifica ad una tabella per renderli dei giochi totalmente unici e irripetibili. E in effetti c'è anche da dire che queste sono le regole così come sono state stabilite dall'autore, ma nulla vi vieta di modificarle a vostra volta, ignorarle o perfino inventarne di nuove. Altro che giochi uguali, tutti uguali tra di loro. Ogni wargame è diverso da tutti gli altri e ogni wargame può diventare il vostro wargame. Proprio come ogni sistema sandbox, però, è facile rimanere disorientati di fronte a tutte queste variazioni sul tema e a tutte queste possibilità. E in effetti è proprio per questo che ho deciso di dedicare a questo argomento il dossier che voi state vedendo. Come principio di riferimento, tanto per citare un libro a caso, come filo di Arianna da usare per orientarvi all'interno di questo labirinto ricolmo però di meraviglie e di bivi possibili, di possibili variazioni, usate sempre la conoscenza della storia per capire il perché di una regola. Quando leggerete tra le righe delle tante regole contenute nel manuale del wargame la realtà storica di riferimento, allora vedrete che tutto vi sembrerà assolutamente intuitivo e che ricordare e applicare tutte queste regole sarà davvero facile. Per certi versi un gioco da ragazzi e da ragazze, esattamente come lo sono i wargame. Dei giochi nati per rendere semplice e divertente la scoperta della storia per giocatori di ogni età e di ogni livello di esperienza. Bene, questo dossier finisce qui, io vi auguro buon divertimento, ci vediamo alla prossima occasione e ricordate, niente paura, sono solo wargames. Ciao!